In italiano usiamo davvero tante frasi idiomatiche che devi conoscere se vuoi sembrare un vero italiano o italiana quando parli. Quindi oggi ti proporrò delle frasi idiomatiche super comuni e tu dovrai cercare di capire che cosa significano. Poi chiaramente ti spiegherò il significato di ogni frase idiomatica e anche un'alternativa più letterale. Iniziamo! Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se ti piace studiare l'italiano e imparare nuove cose sulla cultura italiana, questo canale è perfetto per te. Quindi non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Oggi parliamo di frasi idiomatiche, quindi io ti leggerò degli esempi che abbiamo preparato per te e tu dovrai provare a capire il significato della frase idiomatica. Dai, iniziamo con la prima frase. Marco ha avuto troppo culo. Ha vinto alla lotteria proprio il giorno in cui ha perso il lavoro. Che cosa significa che Marco ha avuto troppo culo? Cosa significa secondo te? Dai, pensaci un po'. Se vuoi, puoi anche mettere il video in pausa. Avere culo. Allora, ci sei? Quando in italiano diciamo che qualcuno ha culo, stiamo dicendo che quella persona è fortunata. Beh, il culo è il sedere, ok? E quando una persona ha culo, non ha niente a che fare con letteralmente il culo, ma è semplicemente un modo per dire che quella persona è fortunata o è stata fortunata. In questo caso Marco è stato molto fortunato perché sì, ha perso il lavoro, ma nello stesso giorno ha vinto alla lotteria. Che fortuna, che culo! Anzi, proprio l'esclamazione che culo è un'ottima alternativa a che fortuna. Ora, chiaramente, culo è una parola un po' volgare, non è una parolaccia, però è un po' volgare. Quindi se sei in un ambiente un po' più formale o comunque con persone che non conosci molto bene, usa fortuna. Andiamo avanti, leggiamo la seconda frase, vediamo se riesci a indovinare il significato di questa espressione idiomatica. Giovanni è sempre il primo a presentarsi alle feste, solo per mangiare a scrocco senza mai portare nulla. A scrocco. Cosa significa secondo te? A scrocco. Pensaci un po'. A scrocco. Beh, in questo caso abbiamo mangiare a scrocco. Quindi questa espressione a scrocco, che in realtà può essere utilizzata anche per altri contesti, significa che sostanzialmente stiamo facendo qualcosa sfruttando un'altra persona. Beh, in questo caso abbiamo mangiare a scrocco. Quindi questa espressione a scrocco, che in realtà può essere utilizzata anche per altri contesti, significa che sostanzialmente stiamo facendo qualcosa sfruttando un'altra persona. In questo caso, mangiare a scrocco significa mangiare senza pagare. Quindi noi abbiamo un beneficio, cioè mangiare, sfruttando però un'altra persona che in questo caso ha organizzato la festa e ha pagato, perché noi non abbiamo pagato niente. Quindi anche per esempio dormire a scrocco, quando anziché andare in un hotel e pagare un hotel, dormiamo a casa di una persona gratis. O fare le vacanze a scrocco, ci uniamo a nostri amici che vanno in vacanza e non paghiamo niente, perché hanno già pagato loro. Ecco, stiamo scroccando, esiste anche il verbo scroccare, cioè trarre un beneficio senza effettivamente pagare e quindi sfruttando altre persone. Ora chiaramente se un tuo amico ti invita a cena e tu vai a casa sua a mangiare, non stai scroccando perché hai ricevuto un invito, e quando tu vai a casa del tuo amico solo per un caffè, poi ti fermi a cena senza che il tuo amico te l'abbia chiesto, inizi a mangiare le sue cose dal frigorifero,
lì stai sfruttando il tuo amico e quindi stai scroccando. E una persona che scrocca molto è uno scroccone o una scroccona. Diciamo che non esiste proprio una versione letterale di questa espressione, però appunto scroccare significa trarre un beneficio sfruttando un'altra persona. Anche possiamo dire trarre un beneficio approfittandosi di un'altra persona. Questa era più difficile, vero? Andiamo avanti con quest'altra frase. Mario ha detto che per guadagnare di più dobbiamo vendere più prodotti. Ha fatto la scoperta dell'acqua calda. Secondo te, che significa ha fatto la scoperta dell'acqua calda? Pensaci un po'. Ha fatto la scoperta dell'acqua calda. Beh, pensiamoci. Mario ha detto che per guadagnare di più dobbiamo vendere di più, vendere più prodotti. Onestamente, questa cosa è abbastanza ovvia. È ovvio che per guadagnare di più devi vendere di più, no? Quindi, quando una persona dice una cosa ovvia, un'ovvietà, diciamo, hai fatto la scoperta dell'acqua calda, cioè hai detto una cosa super ovvia. Un'alternativa più letterale sarebbe semplicemente è ovvio, è ovvio. Andiamo avanti con quest'altra frase. Il nuovo libro mi è piaciuto da morire, non vedo l'ora di leggere il prossimo. Da morire. Cosa significa? Pensaci un po'. Mi è piaciuto da morire. Da morire. Beh, se il libro ti è piaciuto da morire, significa che ti è piaciuto tantissimo. Esatto, è facile, da morire significa proprio tantissimo. Quindi usiamo da morire per enfatizzare qualcosa. Possiamo usarlo anche in altre frasi, per esempio ho riso da morire, cioè mi sono fatto tante risate, per qualcosa, fino a morire, capito? Fino a morire dalle risate. Oppure possiamo dire che un cibo era buono da morire, cioè proprio buonissimo, davvero buono. Quindi semplicemente da morire significa tantissimo. Lo sapevi? Beh, o lo sapevi o non lo sapevi, non importa, perché sono sicuro che questo video ti sta aiutando tantissimo a scoprire nuove frasi idiomatiche in italiano. Se questa cosa è vera, e quindi se questo video ti sta piacendo da morire, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente. Per te è un piccolo gesto, ma per noi è una cosa importantissima, perché se tu metti mi piace, stai dicendo a YouTube che questo video è bello, è interessante, e YouTube lo consiglierà ad altri studenti e studentesse come te. Quindi se vuoi aiutarci a far crescere il canale, lascia un bel mi piace. È gratis. Grazie mille per il supporto. Andiamo avanti con quest'altra bella frase. Tutti dicono che questo film è bellissimo, ma secondo me è una cagata pazzesca. È una cagata pazzesca. Che cosa significa che è una cagata pazzesca? Pensaci un po'. Una cagata pazzesca. Allora? Questo film, quindi, è piaciuto a tutti, perché dicono tutti che è bellissimo. Ma per me è una cagata pazzesca. Ora, una cagata è quando facciamo il bisogno grande in bagno. Anche qui è un po' volgare, insomma, non è proprio elegante. Non è una parolaccia, ma non è elegante. Quindi, quando diciamo che qualcosa è una cagata pazzesca, significa che quella cosa è terribile. Quindi, se il film è piaciuto a tutti, ma tu ritieni che il film sia una cagata pazzesca, significa che a te proprio non è piaciuto il film, era brutto, era di bassa qualità. Una cagata pazzesca però ha anche un altro significato, infatti possiamo usare questa espressione per dire che qualcosa è assurdo o stupido. Per esempio, se un mio amico viene da me e mi dice Stefano, voglio sposare la mia fidanzata. Bello, vuoi fare la proposta di matrimonio? Sì, voglio fare la proposta di matrimonio e ho deciso di fare la proposta di matrimonio al McDonald's. Al McDonald's. Tu non vai al McDonald's a fare la proposta di matrimonio, ma che brutto posto è
la proposta di matrimonio al McDonald's. Secondo me, quest'idea è una cagata pazzesca, cioè una cosa assurda e stupida. Non vai al McDonald's a fare la proposta. Capito come si usa? Se c'è qualcuno che ha fatto la proposta di matrimonio al proprio partner al McDonald's, questo era solo un esempio. Non sto giudicando nessuno, eh? Andiamo avanti con l'ultima frase di oggi. La traduzione del libro è fatta con i piedi. Si perde completamente l'intento originario dell'autrice. O anche un'alternativa, la traduzione del libro è fatta col culo. Stessa cosa. Che cosa significa che la traduzione del libro è fatta con i piedi o, di nuovo, con il culo? Pensaci un po'. Dimmi secondo te che significa. Qualcosa che è fatto con i piedi o è fatto con il culo? Pensaci. Allora, se stiamo dicendo che la traduzione del libro è fatta con i piedi o col culo, che cosa significa questo? Che si perde completamente l'intento originario dell'autrice, quindi forse abbiamo un libro in inglese, ma la traduzione di questo libro in inglese in italiano è terribile, perché non si capisce davvero quello che voleva intendere l'autrice nella lingua originale del libro. Beh, questo significa che la traduzione è stata fatta in un pessimo modo, in un modo terribile. Quindi diciamo che qualcosa è fatto con i piedi o con il culo quando vogliamo criticare un lavoro. Vogliamo dire che quel lavoro è stato svolto in un modo terribile, in un modo superficiale e approssimativo. Forse magari ci sono troppi errori, oppure non è molto chiaro. Insomma, un lavoro fatto male. Questo perché ha senso, se tu fai qualcosa con le mani, hai il pieno controllo di quello che stai facendo, ma se lo fai con i piedi o con il culo, peggio ancora, non è molto facile. Immagina per esempio scrivere una lettera, anziché con le mani, con i piedi. Non è facile, insomma, ci vuole pratica. Ecco perché abbiamo questa espressione idiomatica. Fantastico, abbiamo finito, ma adesso scrivi qui sotto nei commenti quante espressioni idiomatiche sei riuscito ad indovinare. E se vuoi imparare di più su queste frasi idiomatiche che si usano tutti i giorni in italiano, sono davvero molto comuni, ma soprattutto che ti faranno sembrare un vero italiano o italiana quando parli, voglio consigliarti il nostro corso Italiano in 30 giorni, frasi idiomatiche. È un corso di 30 giorni, quindi un po' una sfida, in cui puoi imparare attraverso tantissimo materiale, audio, esercizi e molto altro, più di 180 frasi idiomatiche. Sono sicuro che questo corso ti piacerà tantissimo. Quindi clicca qui sotto sul link in descrizione o visita il nostro sito web www.teacherstefano.com/corsi per vedere tutti i nostri corsi disponibili, tra cui questo corso sulle frasi idiomatiche. E ora, se non l'hai fatto prima, non dimenticare di lasciare un bel mi piace e anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!